Benvenuti viaggiatori, io sono Flor de Lis e questo è il mondo delle fate. Nel video di oggi andremo a realizzare dei gioielli utilizzando delle calle essiccate. Ho utilizzato le calle perché mi sono state regalate un mazzone di calle e quindi ho voluto tutte essiccarle per poi utilizzarle per vari progetti, tra cui quello di oggi, quindi creare una collana. Le calle sono queste e ho utilizzato lo stesso metodo che abbiamo utilizzato per creare gli altri nostri materiali essiccati. Bene, quindi se siete pronti iniziamo il nostro viaggio insieme. Ed eccoci qui al video di oggi. Il video di oggi tratterà di due collane realizzate con una calla inglobata nella resina. Perché l'altro giorno mi è stato regalato un grosso mazzo di fiori, un grosso mazzo di calle, quindi quello che sono andata subito a fare, sono andata a essiccarle e ad inglobarle nella resina, come abbiamo fatto insieme nei due video dedicati alle creazioni con fiori, frutta e erbe aromatiche essiccate. Quindi con lo stesso procedimento sono andata a essiccare le calle e a inglobarle nella resina e adesso andremo a realizzare le due collane. Quindi per la creazione di oggi ci serviranno le due calle inglobate nella resina. Per farlo ho utilizzato lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per la fragola e per la foglia d'edera, per inglobarle nella resina. Poi quello che ci occorrerà sono queste perline a forma di foglia, del filo di rame. Quindi quello che andiamo a fare, andiamo a girare in questo modo le calle. Quello che vado a fare, da dentro vado a bucare col filo di rame la mia calla, me la passo qui dietro in questo modo e vado a girarmela attorno al mio bocciolo, stringendo il più possibile. Stessa cosa faccio con l'altro pezzo. In questo modo. A questo punto mi vado a creare la mia asola che mi servirà per realizzare il ciondolo della collana e poi in questo modo qui, e poi col filo che rimane me lo vado a passare intorno alla mia calla per realizzare una sorta di decorazione.
in questo modo, una, e faccio la stessa cosa con l'altro. Adesso l'ultima cosa che vado a fare, vado a crearmi, ad aggiungermi quindi le perline. Quindi vado a prendermi degli anellini, in questo modo qui avremo la foglia e il filo che passerà per fare la nostra collana. Faccio la stessa cosa dall'altro ciondolo, adesso quello che vado a fare, vado a prendermi il cordino che mi servirà per realizzare la collana, un cordino marrone e un cordino nero. Mi taglio il cordino della misura che mi serve, prendo la mia collana, inserisco il cordino all'interno del nostro ciondolo, e vado a creare un nodo. In questo modo la nostra prima collana è pronta e faccio la stessa cosa con la seconda. Quindi queste sono le due collane realizzate con una calla essiccata inglobata all'interno della resina. E come magari vi farò vedere anche in altri video, quello stesso procedimento si può utilizzare con moltissimi altri tipi di fiori, con le rose, con la lavanda. Potete veramente sbizzarrirvi. Io ho avuto la fortuna che mi è stato regalato questo enorme mazzo di calle e che quindi ho voluto realizzare questi due gioielli. Poi con le altre calle che ho essiccato, che ora vi faccio vedere, in video futuri vi farò vedere altre creazioni non collane, magari, che ne so, qualche contenitore, qualche svuotatasche con queste calle che sono più grosse, perché queste erano troppo grosse rispetto a queste per essere utilizzate come collane, quindi le utilizzerò poi in altre creazioni. E l'altra cosa che ho deciso di essiccare è anche la foglia della calla, quindi questa probabilmente magari la vado a utilizzare per crearci uno svuotatasche. Ora quello vedo un attimo come riutilizzarla. Comunque ho deciso di essiccare anche questa.
spero che queste creazioni vi piacciono. Secondo me le creazioni floreali così sono veramente molto molto belle e sono anche una bellissima idea regalo a parer mio, anche perché sono comunque completamente fatte a mano e sono veramente bellissime. Io quando ho visto appunto queste calle, la prima cosa a cui ho pensato è stato assolutamente ci devo realizzare qualcosa, qualche collana o qualche orecchino inglobandole nella resina, e infatti il risultato è venuto molto molto bello. Ed eccoci giunti alla fine del nostro viaggio di oggi. Qui abbiamo la nostra meravigliosa collana realizzata con la calla essiccata e inglobata nella resina. Come avete visto è un processo molto molto semplice, è un pochino lungo perché dovete andare a essiccarvi il fiore. Quindi ci vuole giusto il tempo dell'essiccazione del fiore. Poi lo inglobate nella resina con lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per la fragola nel video quando abbiamo creato i gioielli in resina, e poi fate il montaggio. Però per il resto è tutto molto molto semplice, ma l'effetto è veramente molto bello. Anche messa addosso fa veramente un bel effetto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi lascio il link affiliato a Amazon qui sotto in descrizione con tutti i materiali per poter ricreare queste meravigliose creazioni, e detto questo ci vediamo nel prossimo viaggio, viaggiatori.